Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. Qualche giorno fa mi sono occupato di un progetto che prevedeva di utilizzare Arduino per pilotare un servomotore dallo smartphone, quindi tramite un'app. Durante i test, dal momento che vedere il servomotore andare avanti e indietro era un po' noioso, ho deciso di rendere il progetto un po' più interessante. Vediamo in che modo. Bene, dopo questa parentesi in stile Art Attack, passiamo a vedere l'aspetto tecnologico di questo utilissimo gadget. Come dicevo, l'idea di partenza era quella di pilotare un servomotore tramite un'app del telefonino. Il servo è un particolare tipo di motore che ha la possibilità di ruotare per un angolo ridotto, in genere 180 gradi, e di fermarsi in punti precisi, mantenendo la posizione. I servomotori sono molto usati in ambito modellistico, ad esempio per controllare i movimenti dello sterzo nelle auto radiocomandate, oppure nella robotica per l'azionamento di articolazioni meccaniche. Il loro movimento è controllato attraverso impulsi di durata ben precisa inviati continuamente al terminale di controllo. L'utilizzo di questi motori con Arduino è abbastanza semplice grazie ad un'apposita libreria. Per controllare il motore tramite lo smartphone ho utilizzato un modulo HC06. Si tratta di un dispositivo che permette di stabilire un collegamento seriale sfruttando la connessione Bluetooth, quindi senza fili. In questo modo è possibile gestire le apparecchiature elettroniche tramite apposite app o anche semplicemente con un emulatore di terminale installato sul telefonino. Il modulo HC06 dispone di due piedini TX ed RX, ovvero trasmissione e ricezione seriale. Per la comunicazione occorre collegare il piedino TX del modulo all'RX dell'Arduino e viceversa. Bisogna però fare attenzione perché questi terminali non sono a 5 volt ma a 3,3, quindi non sono compatibili con Arduino. Collegandoli direttamente si danneggerebbe irreparabilmente il modulo. Per fare le cose per bene sarebbe necessario interporre tra i due apparecchi un convertitore di livelli. Normalmente però si utilizza una soluzione di ripiego, che consiste nel prelevare il segnale TX proveniente dall'Arduino attraverso un partitore resistivo, in modo da limitare la tensione sul piedino RX del modulo Bluetooth. Questa soluzione non è sicuramente ottimale né tantomeno elegante, ma per fare qualche esperimento va benissimo. Vediamo quindi lo schema dei collegamenti. Teoricamente il servomotore potrebbe essere alimentato anche dal piedino 5 volt dell'Arduino,
dal momento che la corrente richiesta non è eccessiva. Per sicurezza però ho preferito utilizzare un'alimentazione separata ottenuta tramite un regolatore 7805 ed un condensatore elettrolitico. Il modulo Bluetooth invece viene alimentato direttamente dall'Arduino. Per la comunicazione seriale ho utilizzato i piedini 2 e 3 e quindi una porta seriale emulata in software, interponendo il partitore composto da due resistenze da 2,2 e 3,3 kΩ. Il piedino D7 viene utilizzato come terminale di controllo per pilotare il servomotore. Lo sketch per il funzionamento è abbastanza semplice. In pratica i dati numerici ricevuti tramite la connessione seriale Bluetooth vengono utilizzati per spostare il servo nella posizione corrispondente. Magari nella descrizione del video vi lascio un collegamento dove trovare il codice completo, anche se, ripeto, è veramente molto semplice. Per la realizzazione dell'app ho utilizzato il Meet App Inventor. Si tratta di uno strumento che permette di sviluppare molto facilmente applicazioni per lo smartphone, utilizzando un'interfaccia grafica a blocchi, simile a quella di Scratch. Non è quindi richiesta la conoscenza di nessun linguaggio di programmazione particolare. L'app è semplicissima, ci sono semplicemente 4 pulsanti che quando vengono premuti inviano tramite Bluetooth l'angolo a cui deve portarsi il servomotore. Bene, anche per questo video è tutto. Se vi è stato utile o anche in caso contrario fatemelo sapere nei commenti. Io per il momento vi saluto e vi do appuntamento alle mie prossime realizzazioni. Ciao a tutti!